Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alfanate Grifols Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 4 ottobre 2021. Cos'è Alfanate? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alfanate durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Alfanate? Alfanate è un farmaco a base del principio attivo fattore di von Willebrand più fattore VI della coagulazione umana, appartenente alla categoria degli antiemorragici e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Grifols Italia SPA. Alfanate può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Alfanate 1000 UV Polv. Esolv. Persoluz. Perinf. 1 flacone più 1 siringa Preriemp. 10 ml più adattatore. Alfanate 1500 UI Polv. Esolv. Persoluz. Perinf. 1 flacone più 1 siringa preriempita 10 ml più adattatore. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Grifols Italia SPA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Fattore di von Willebrand più fattore VI della coagulazione umana. Gruppo terapeutico. Antiemorragici. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Trattamento e profilassi delle emorragie in pazienti affetti da emofilia A, deficit congenito di fattore VI. Alfanate può essere usato nel trattamento del deficit acquisito di fattore VI. Trattamento degli emofilici A con anticorpi contro il fattore VI, inibitori. Profilassi e trattamento delle emorragie o del sanguinamento chirurgico nella malattia di von Willebrand, VWD, quando il solo trattamento con desmotressina, DAP, è inefficace o controindicato. Posologia. Il trattamento deve essere intrapreso sotto la supervisione di un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia. Posologia. Carenza di fattore VI. Le dosi e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità del deficit di fattore VI, dalla localizzazione e dall'estensione dell'emorragia e dalle condizioni cliniche del paziente. Il numero di unità di fattore VI somministrate viene espresso in unità internazionali, UI, che sono correlate agli attuali standard OMS per prodotti a base di fattore VI. L'attività del fattore VI nel plasma viene espressa in percentuale, relativamente al plasma umano normale, o in unità internazionali, relativamente a uno standard internazionale per il fattore VI plasmatico. L'attività di una unità internazionale, UI, di fattore VI equivale alla quantità di fattore VI contenuta in 1 ml di plasma umano normale. Trattamento su richiesta. Il calcolo della dose richiesta di fattore VI si basa sulla osservazione empirica che un'unità internazionale, UI, di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività plasmatica del fattore VI da 1,5 a 2% dell'attività normale, 1,5, 2 UI/dL. La dose necessaria si determina applicando la formula seguente. Unità necessarie UI, uguale peso corporeo chilogrammi, X. Aumento desiderato di fattore VI, per cento UI/dL, X 0,5. La quantità da somministrare e la frequenza delle somministrazioni devono sempre tendere al raggiungimento dell'efficacia clinica nel singolo caso. Nel caso dei seguenti eventi emorragici, l'attività del fattore VI nel periodo corrispondente non deve scendere al di sotto del dato livello di attività plasmatica, in percento del normale UI/dL. La seguente tabella può essere usata per guidare il dosaggio negli episodi emorragici e in chirurgia. Grado dell'emorragia. Tipo di procedura chirurgica. Livelli di fattore VI necessari. Percento UI/dL. Frequenza delle somministrazioni, ore. Durata della terapia, giorni. Emorragia. Emartro recente, emorragia intramuscolare o nel cavo orale. 20, 40. Ripetere ogni 12-24 ore. Almeno uno giorno, fino a quando l'episodio emorragico evidenziato dal dolore sia risolto, oppure si ha cicatrizzazione.
Emartro più esteso, emorragia intramuscolare o ematoma. 30-60. Ripetere l'infusione ogni 12-24 ore per 3-4 giorni o più, finché non si risolvono il dolore e lo stato acuto di disabilità. Emorragie comportanti pericolo di vita. 60-100. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore, finché il pericolo non è stato sventato. Chirurgia minore, incluse le estrazioni dentarie. 30-60. Ogni 24 ore, almeno uno giorno, fino alla cicatrizzazione. Maggiore. 80-100. Pre- e postoperatorio. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore fino all'adeguata cicatrizzazione della ferita, poi terapia per almeno altri 7 giorni per mantenere un'attività di fattore VI da 30-60%, 30 UV/DL 60 UV/DL. Profilassi. Per la profilassi a lungo termine delle emorragie in pazienti con emofilia grave, le dosi usuali vanno da 20 a 40 UV di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo, ad intervalli di 2-3 giorni. In alcuni casi, specialmente nei soggetti più giovani, può essere necessario ridurre gli intervalli tra una dose e l'altra o somministrare dosi più elevate. Durante il corso del trattamento, si consiglia di determinare accuratamente i livelli di fattore VI, per aggiustare la dose da somministrare e la frequenza delle infusioni ripetute. Nel caso di interventi chirurgici maggiori, in particolare, è indispensabile un preciso monitoraggio della terapia di sostituzione per mezzo di test della coagulazione, attività plasmatica del fattore VI. I singoli pazienti possono dare risposte diverse per il fattore VI, raggiungendo differenti livelli di recupero in vivo e mostrando emivite diverse. Malattia di von Willebrand. Generalmente, 1 UV/kg di WWF. RCO aumenta il titolo in circolo di WWF. RCO di 0,02 UV/ml, 2%. Devono essere raggiunti dei livelli di WWF. RCO 0,6 UV/ml, 60%, e di VI. C 0,4 UV/ml, 40%. Di norma, per conseguire l'emostasi si raccomanda di somministrare 40-80 UV/kg di fattore von Willebrand, WWF, RCO, e 20-40 UV/kg di VI. C. Una dose iniziale di 80 UV/kg di fattore von Willebrand può essere necessaria, soprattutto per pazienti con malattia di von Willebrand del tipo 3, dove il mantenimento di titoli adeguati può richiedere dosi più elevate rispetto agli altri tipi di malattia di von Willebrand. Dosi adeguate devono essere somministrate successivamente ogni 12-24 ore. La dose e la durata del trattamento dipendono dalla situazione clinica del paziente, dal tipo e dalla gravità dell'emorragia e dai livelli di WWF, RCO e di VI. C. Quando si usano preparati di fattore von Willebrand contenenti VI, il medico deve considerare che un trattamento protratto può determinare un aumento eccessivo del titolo di VI. C. Dopo 24-48 ore di trattamento, per evitare un aumento eccessivo del titolo di VI. C. Deve essere tenuta in considerazione la riduzione della dose o l'aumento dell'intervallo di tempo tra le somministrazioni o l'impiego di un prodotto di WWF contenente un basso titolo di VI. Popolazione pediatrica. Dal momento che la posologia è adeguata sulla base del risultato clinico delle condizioni sopra menzionate, la posologia nei bambini, per peso corporeo, non è considerata diversa da quella degli adulti. Non ci sono dati sufficienti, provenienti dagli studi clinici, per raccomandare l'uso di alfanate nei bambini di età inferiore a 6 anni. Modo di somministrazione. Alfanate va somministrato per via endovenosa. Alfanate deve essere somministrato ad una velocità non superiore a 10 ml/minuto. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipersensibilità. Sono possibili reazioni di ipersensibilità di tipo allergico con alfanate. Il prodotto contiene tracce di proteine umane diverse dal fattore VI. Se si manifestano sintomi di ipersensibilità, i pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non si conoscono interazioni dei prodotti a base di complesso VI/WWF umano con altri medicinali.
vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere alfanate durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere alfanate durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati condotti studi col complesso FII/WWF sulla riproduzione animale. Dato che l'emofilia si verifica raramente nelle donne, non c'è esperienza riguardo l'uso di FII/WWF durante la gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alfanate non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Nei pazienti trattati con prodotti contenenti fattore VI e fattore di von Willebrand, raramente sono state osservate reazioni di ipersensibilità o allergiche, che possono includere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi da sovradosaggio con l'uso di complesso umano FII/WWF. In caso di sovradosaggio, possono verificarsi eventi tromboembolici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici. Fattori della coagulazione del sangue. Fattore VI e fattore von Willebrand in combinazione. Codice ATC. B02DD06. In alfanate, il fattore VI si presenta associato al fattore di von, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione del prodotto, restano in circolo da 2/3 a 3/4 circa del FVI. Il livello di attività di FVI C raggiunto nel plasma varia dall'80% al 120% dell'attività di FVI, dati preclinici di sicurezza. Il fattore VI umano della coagulazione e il fattore von Willebrand plasmatico umano, che costituiscono alfanate, sono dei normali costituenti del plasma umano ed agiscono analogamente alle proteine endogene. Elenco degli eccipienti: istidina, albumina umana, arginina, acido cloridrico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili, solvente, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di alfanate a base di fattore di von Willebrand più fattore VI della coagulazione umana sono octanate, fiale, flaconcini fialloidi, talate, vilate. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.